Oggi parleremo di una band enorme e del suo enorme album. E l'album è questo qui, Aqualung dei Jethro Tull. La versione che ho io è quella rimasterizzata nel 2011, cioè per il 40° compleanno, da Steven Wilson, che ne fa un lavoro eccellente. Questa poi è una versione bellissima che contiene un booklet pieno di informazioni, aneddoti, fotografie. Come vedete l'album porta in copertina questa immagine, anche molto inquietante, di un barbone, di un senza tetto. Ed è particolarmente impressionante, sia per la scelta del soggetto che proprio per le espressioni. Un bel aneddoto su questa immagine è che praticamente nasca da una fotografia fatta dalla moglie dello stesso Ian Anderson, quindi il polistrumentista e il leader della band. Fu l'immagine di questo barbone che suggestionò alla scrittura del singolo e anche dell'album. Ian Anderson decise di commissionare un lavoro ad acquarello a un artista che quindi trasformò questa fotografia di fatto in un quadro. E la particolarità sta che è stato fuso il volto del senza tetto originale con quello dello stesso leader della band. Un altro dettaglio interessante è che mentre lui viene raffigurato in questa maniera, anche piegato, acciaccato, sporco, con uno sguardo molto poco rassicurante, dietro si intravede nel muro un poster che pubblicizza una vacanza alla moda per ricchi. La scelta del soggetto, la fusione con il volto di Ian Anderson e il contrasto con il poster che vi ho appena descritto, chiaramente non lasciano molto spazio all'immaginazione. È evidente qual è il messaggio che vuole comunicare Ian Anderson e la sensibilità che ha verso certi temi, e infatti non tratterà il tema in una maniera banale. Andiamo subito a fare un'analisi del testo del brano che dà il titolo all'omonimo album, Aqualung appunto, e andiamo a vedere perché io azzardo i paragoni con la scrittura o comunque con alcune prerogative del grande De André. Piccola premessa, in rete si trovano un sacco di traduzioni e ho sempre trovato che la maggior parte di queste siano un po' troppo letterali. Ne ho scelta una che credo rappresenti molto bene il testo originale e alla quale comunque ho apportato qualche modifica. Parlo della versione di traduzione che è stata proposta da Riccardo Venturi. Vediamo che il brano parte subito con una descrizione diretta. Seduto sulla panchina ad un parco, guarda le ragazze con brutte intenzioni. Già ci sta dicendo molto e ci collega anche allo sguardo che abbiamo visto nella copertina dell'album. Del muco gli esce fuori dal naso, che qui viene tradotto come mentre gli cola il naso, e si imbratta i vestiti logori con le dita unte. Ehi, Aqualung! E quindi ci fa anche capire che Aqualung è lui. A questo punto dovremmo chiederci perché si chiama Aqualung, cosa vuol dire Aqualung? Bene, Aqualung è la fusione di due termini, quindi di il suffisso acquatico più polmone, e starebbe ad indicare un respiratore subacqueo. Tra le altre cose è registrato come brevetto ufficiale di Jacques Cousteau. E quindi cosa fa Aqualung? Si asciuga al sole freddo guardando correre le mutandine di pizzo. E questo è Aqualung, che è una sorta di richiamo. Si sente del tutto inutile. Nel testo originale dice che si sente come un'anatra morta. La traduzione del tutto inutile mi sembra opportuna perché il modo di dire anatra morta viene utilizzato per un progetto fallimentare che è impossibile che si realizzi. Comunque rende bene l'idea di come lui si senta, mentre sputa via frantumi della sua cattiva sorte. L'originale dice letteralmente sputando fuori pezzi della sua fortuna rotta. Ok, ci viene quindi descritto in maniera così diretta, così forte, così ficcante, questo personaggio che chiaramente è disgustoso, sia per come ci appare, sia per questi particolari, poi vedete anche come scrive i vestiti logori, le dita unte, e introduce un dettaglio fisico che probabilmente è anche una questione emotiva, o quantomeno può essere un elemento di congiunzione, cioè questo si asciuga al sole freddo. Guardando correre le mutandine di pizzo ci fa immaginare che lui stia guardando dentro una scuola o le bambine del parco. Insomma, comunque sta guardando delle bambine. Il fatto che scelga di rappresentare le bambine con le mutandine di pizzo, oltre a essere una bella, significativa sineddoche, ci porta immediatamente a concentrarci sul dettaglio. Non sono le scarpe, non sono i capelli biondi, che sarebbero stati altrettanto inquietanti, ma qua lui si sofferma sul movimento dei bordi di quelle che vengono tradotte come mutandine, però in realtà se andassimo a vedere probabilmente sono più i volanti di una gonna corta.
Qua ci parla però direttamente di come si sente, e come si sente del tutto inutile, come l'anatra morta abbiamo detto, cioè lui sa di essere un fallimento, i pezzi, quindi i frantumi della sua cattiva sorte, letteralmente della sua fortuna rotta, che mi piace molto come espressione. Ecco perché dico che è scritto veramente tanto bene, perché se pensi a magari il modo di dire broken luck, quindi fortuna rotta, e lui ne sputa fuori i pezzi, è bello perché c'è la materializzazione di un qualcosa che in realtà si basa su un'espressione, su un modo di dire. Ora vediamo che il punto di vista del narrante si sposta indietro, quindi si allontana e vede Aqualung da una certa distanza e descrive un sole che dardeggia freddo e un vecchio che vaga da solo, passando il tempo nell'unico modo che sa. Qua notiamo che c'è già un piccolo giudizio, che lascia intendere la visione più ampia che ha della faccenda Ian Anderson, perché è l'unica cosa che sa fare, l'unica cosa che può fare, come vedete quasi un po' giustificativo. E ancora, la gamba gli fa un male cane, mentre si china per raccogliere una cicca, un mozzicone. Va giù al pisciatoio e si scalda un piede. È stato interessante vedere le traduzioni di bog, la parola originale, che significa stagno, ristagno, zona paludosa. Probabilmente anticamente le latrine, soprattutto quelle pubbliche, facilmente diventavano degli acquitrini, degli stagni, e quindi lui utilizza questa parola per indicare appunto il bagno. E poi in effetti questa cosa è confermata dal fatto che nell'inglese molto colloquiale mi risulta che si utilizzi il termine bog per indicare proprio cesso. Poi dice si scalda un piede. A volte, e letteralmente c'è scritto questo nel testo, però c'è scritto un piede, non i piedi. Questo ci lascia immaginare che l'interpretazione comune che viene data in molte occasioni, cioè che si orina su un piede, in realtà possa essere corretta. Anche qui, vedete, sono pregevoli giochi di parole, sono dei riferimenti tra le sensazioni. C'è il freddo esterno e lui che si scalda, per esempio. E qua c'è una delle parti più deandriane, se vogliamo, ma anche un po' Rino Gaetano. Il testo dice feeling alone, quindi sentendosi solo, si sente solo, letteralmente. L'esercito è in fondo alla strada, salvezza alla moda e una tazza di tè. Ho messo esercito e salvezza tra virgolette, perché in realtà questa parte si basa su un gioco di parole. Come senz'altro saprete, nel mondo anglosassone esiste l'esercito della salvezza, che è un po' l'equivalente della nostra Caritas. E quindi qua usa abilmente il gioco di parole, dire l'esercito è in fondo alla strada, e poi usa questa parola probabilmente con sarcasmo dicendo salvezza alla moda. Nel testo è in francese, à la mode, considerando che spesso il francese viene utilizzato appunto per qualcosa che è alla moda, no? Associato a qualcosa di chic, basti pensare anche solo a questa parola. Quindi salvezza alla moda e una tazza di tè. Nella mia personalissima interpretazione, qua c'è anche una piccola provocazione, insomma una critica a un certo atteggiamento sociale che alcune persone possono avere nei confronti della beneficenza, quasi per pulirsi la coscienza, insomma. Ora, da un punto di vista che era prossimo ad Aqualung e poi si è allontanato dallo stesso descrivendone le azioni e l'ambientazione, si passa a una soggettiva di Ian Anderson stesso, che parla o immagina mentre si avvicina al barbone: Aqualung, amico mio, non scappare via agitato. Ehi, vecchio povero stronzo, vedi? Sono solo io. Lui lo chiama per nome. Ovviamente non è il vero nome, è il nome che lui gli ha dato. E scopriremo presto perché, in base anche a quella spiegazione che abbiamo dato prima sulla nascita del termine Aqualung. Lo chiama addirittura amico mio, quindi ha un approccio molto confidenziale e rassicurante nei suoi confronti. Dice non scappare via e lo richiama letteralmente vecchio povero stronzo, lo vedi? Sono solo io. In realtà anche questa espressione vecchio povero stronzo potrebbe essere tradotta in maniera meno letterale, ma non mi piacevano alcune interpretazioni semplificative che sono state fatte. Ho preferito lasciarlo così e valutare questo vecchio povero stronzo come un termine quasi amichevole, come quando in un film sentiamo quel maledetto bastardo, ma in realtà sta parlando di un suo amico. Qui nel brano c'è una variazione incredibile, va bene? E su questa variazione, a ritmo serrato, lui dice: ti ricordi ancora la nebbia gelata di dicembre, quando la tua barba ghiacciata gridava agonia?
Ecco, probabilmente leggendo la traduzione non è la barba ghiacciata che gridava agonia, ma il ghiaccio che ti scendeva, che si era formato sulla barba. O sta a rappresentare il fatto che chiaramente lui stesse patendo questo freddo enorme, o c'è un riferimento proprio acustico al rumore della barba ghiacciata, magari, che sfregandosi sui vestiti, quella sembrava che gridasse agonia. Beh, ad ogni modo l'immagine è fortissima, è suggestiva e ce lo fa proprio capire. E vediamo adesso: e cerchi di afferrare i tuoi ultimi rantoli, che sembrano gorgogli di un sommozzatore, e i fiori sbocciano come follia nella primavera. A parte la bellezza estetica proprio della costruzione. Sembra dire che l'inverno è alle spalle, e infatti c'è un nuovo sole ma è ancora pallido, quindi fa ancora freddo, ma l'agonia dei periodi con la barba ghiacciata è passata. E infatti torna al presente. Dice: ora hai superato quell'inverno e sei qui che cerchi di afferrare i tuoi ultimi rantoli, che è una cosa, cioè, veramente scritta benissimo e di una crudezza incredibile. E sembrano i gorgogli di un sommozzatore. Ecco svelato finalmente il motivo per il quale lui lo chiama Aqualung, non conoscendone il vero nome. Perché probabilmente questa persona, che è malata alle vie respiratorie, ha questi rantoli continui che a lui hanno ricordato quelli di un sommozzatore. Indicazione temporale, quindi sulla fine dell'inverno e la primavera, arriva poi evidente proprio qua. I fiori sbocciano come la follia nella primavera. Il brano sembra continuare a suggerire questo discorso di ciclicità, e infatti dopo una lunga pausa musicale, ci sono di mezzo degli assoli, delle variazioni eccetera, si torna sul tema iniziale, su quel riffone grandioso, e su Aqualung che è di nuovo sulla panchina come veniva descritto all'inizio. Perché ho fatto il paragone con De André? Perché entrambi hanno in comune, tra di loro e con altri grandissimi, una capacità e una prerogativa che appunto appartiene solamente ai migliori, cioè quella di raccontare senza esprimere un giudizio e di entrare in un mondo, negli angoli bui, di entrare nelle cantine, nei vicoli, di stare tra barboni, prostitute e drogati, riuscendo a rendere concreto il loro punto di vista, riuscendo a far comprendere la loro condizione, mentre quegli scarsi la filtrano attraverso l'occhio borghese di chi quella condizione non la vive. Lui qua ottiene questo effetto con questa grande capacità e con l'intelligenza della scrittura, che si sposta dal vicino al lontano e che non teme, altra caratteristica dei grandi, di raccontarci Aqualung così per come viene visto dalla società, da lui stesso, cioè come un vecchio schifoso e lurido. E per accrescere la forza di questa descrizione aggiunge quel dettaglio che lui sta guardando sotto i gonnellini delle ragazzine. Quindi prima ce lo racconta in questa maniera e poi ce lo fa vedere per quello che è, per l'altro lato della faccenda, per lui che è triste, che è solo, che si sente come un progetto fallito, che crede di aver avuto una serie di sfortune, e probabilmente è vero se è finito così, ed è piegato, dolorante, ridotto al cercare mozziconi da terra, ad andare nei bagni pubblici, a elemosinare un tè caldo e un po' di salvezza da quelli che nel frattempo stanno lavando alla stessa maniera la propria coscienza. E la dimensione umana di Aqualung smette di avere questa ferocia e quest'idea di ribrezzo proprio quando lui gli si avvicina, e Aqualung se ne va. Aqualung è impaurito, come se vivessero in due universi paralleli, nei quali la normale prospettiva sarebbe sempre e comunque quella di chi descrive, che chiaramente non è immerso nell'altro mondo. Questo punto di contatto tra i due mondi è una di quelle cose che, come ho detto prima, fa la scrittura di Ian Anderson grande e la accomuna ai più grandi, ed era una cosa proprio tipica di De André. In questo brano lui non disprezza Aqualung e neanche lo difende a spada tratta, perché sarebbe altrettanto stupido. Anche questo è spesso fatto da quelli che non sono capaci. Lui descrive una realtà e ci mette di fronte a una condizione, che è quella della copertina del disco. Cioè, vi rendete conto che è probabile che nelle stesse condizioni noi con questa faccia saremmo come lui? Non può parlarne né bene né male, perché è un occhio, non un giudice. Chiudo con un piccolo aneddoto extra. Nel brano successivo, Cross-Eyed Mary, quindi Maria dagli occhi storti, insomma, si racconta di una giovane ragazza che proviene da una famiglia disgraziata e che si prostituisce, però un po' per compassione,
un po' per mancanza, probabilmente anche di opportunità, si dona soprattutto a miserabili senza tetto. E tra questi, indovinate chi? Proprio Aqualung, che viene citato. Nonostante però l'album non sia considerato un concept dallo stesso Ian Anderson, ma ci sono evidentemente una marea di canzoni collegate tra loro. Però lui l'ha negato e chi siamo noi per dire il contrario. E probabilmente la seconda canzone non viene a caso, probabilmente Cross-Eyed Mary serve per dire: quando non ne sapevi niente, guardavi con disgusto Aqualung perché guardava la ragazzina, ma avevi una visione parziale della storia. Ora che ce l'hai tutta, cioè che la ragazzina che lui sta guardando è lecito che ne abbia desiderio, perché è la ragazzina con la quale normalmente si accoppia, e notate che non fa nessun riferimento preciso all'età. Probabilmente perché vuole mantenersi in questo punto medio dove non c'è facile giudizio neanche da parte di chi ascolta. Se la ragazza in questione avesse 18 anni e si prostituisse per scelta, probabilmente nessuno avrebbe niente da ridire. Se la ragazza in questione facesse la stessa cosa ma ne avesse 15, probabilmente la cosa orienterebbe il nostro pensiero. E lui non lo fa, e non lo fa perché è un grande. Ma d'altra parte, lo stesso De André ci aveva avvisato: se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.